Allora, quando noi abbiamo focalizzato il dilemma, che non è solo la somiglianza di dettaglio, ma è la questione che viene affrontata, ecco, a quel punto ciascuno delle persone del gruppo può evocare un dilemma che lui ha incontrato. Anch'io nella mia storia, presto o tardi, ho incontrato lo stesso dilemma e vi racconto che le cose sono andate così. Quando la persona dice, racconta un piccolo tratto di come sono andate le cose a fronte di quel dilemma, ecco, sta mettendo a disposizione un elemento di conoscenza e di sapere. È un patrimonio esperienziale che mi dice come sono andate le cose. Perché quello che io ho vissuto mi ha insegnato, ma non è una consapevolezza esplicita, è un apprendimento che io ho accumulato. Le cose sono andate così, non è bisognava fare così, vi do il buon esempio di come andrebbero le cose. Le cose sono andate così e così come sono andate mi hanno insegnato. Ecco, allora se si fa un giro dei presenti, ciascuno può narrare brevemente come si è trovato quella volta ad affrontare quel dilemma. Dopo che si è fatto questo giro, noi avremo un grosso patrimonio di esperienze raccontate a fronte dello stesso dilemma. E questo era il terzo step. All'azione dilemma il terzo step è analogie, cioè i racconti di analogia. Il quarto step è le prefigurazioni. Si torna alla narrazione iniziale, quello che ci ha regalato la sua incertezza, che è arrivato a raccontarci le cose fino ad oggi. In questo momento sono così. Proviamo a prefigurare come potrebbe andare questa storia se noi prendessimo a prestito alcuni elementi di una delle narrazioni che abbiamo ascoltato. È come se noi fossimo degli sceneggiatori di un film. Come potrebbe andare se prendessimo questi ingredienti, questi pezzi di una storia che abbiamo ascoltato? E quindi si cerca di prefigurare. Non è progettiamo che le cose devono andare così, è immaginiamo se seguissimo quella strada come potrebbe evolvere. E poi, immediatamente dopo, cambiamo prefigurazione. E se invece proseguissimo la nostra narrazione prendendo a prestito degli altri elementi delle analogie che abbiamo ascoltato, una nuova prefigurazione. In via teorica potremmo sviluppare tante prefigurazioni quante sono state le analogie narrate. Siamo in 8? Uno ha narrato? Potenzialmente potremmo costruire 7 prefigurazioni. Ora non sempre succede, talvolta se ne prendono solo alcune, però in Altervisione noi prefiguriamo allargando l'orizzonte. Immaginiamo non che cosa dobbiamo fare, ma che cosa è possibile che accada utilizzando elementi delle esperienze che abbiamo ascoltato. Dopo che abbiamo fatto tutto questo, l'ultimo passaggio è una raccolta degli apprendimenti. Ciascuno di noi, ascoltando gli altri, ha rivisto con maggior chiarezza alcuni elementi della sua conoscenza professionale. Si è accorto di come alcune azioni potrebbero essere cruciali. Le chiamiamo azioni cruciali perché è nella concretezza dell'agire. Non dobbiamo scrivere una nuova teoria, dobbiamo solo vedere con chiarezza alcune azioni e la crucialità. Cruciale vuol dire che è in un crocevia, è un incrocio. Se prendi un'azione, ci porta in una direzione. Ecco, allora il giro degli apprendimenti è un giro molto libero, ciascuno dice in un flash, in una breve frase, io adesso mi porto a casa questo pensiero, raccolgo questa evidenza, ho questo insight e si fa un giro. Questi passaggi richiedono quindi un narratore, uno che di voi dice ragazzi oggi io vi racconto che ho questa incertezza, gli altri fanno domande per chiarire il dilemma. Sulla base del dilemma ciascuno racconta un'analogia. Quella volta io ho incontrato, in questo caso sì è una storia del passato, dopo che si è fatto il giro delle analogie, prefigurazioni. Infine, apprendimenti. Vi è qualcuno che annota, quindi uno narra, uno annota. Annota non vuol dire che è il verbalista, quello che trascrive parola per parola, annota delle cose per ricordare per esempio qual è chiaramente il dilemma, in modo tale che leggendo rende più chiaro, dice scusate io ho scritto questo, va bene? È così? Poi quando si farà il giro degli apprendimenti, annota gli apprendimenti, è un po' la memoria scritta diciamo del gruppo. E poi vi è un facilitatore. Facilitatore non è uno che è più bravo degli altri a fare le cose, è solamente che ogni gruppo funziona meglio se qualcuno aiuta.
aiuta per esempio a guardare il tempo, dice ragazzi abbiamo ancora 20 minuti, a che punto siamo del nostro lavoro? Oppure se c'è qualcuno troppo chiacchierone, che parla troppo, dice adesso ascoltiamo anche gli altri, no? Oppure se c'è qualcuno che non interviene mai, beh, magari lo sollecitiamo. Ecco, il facilitatore è una persona che facilita il lavoro. Ad ogni incontro di Altervisione cambiano questi ruoli. C'è un nuovo narratore, un nuovo annotatore, un nuovo facilitatore e a turno, voi lo capite, progressivamente tutti si trovano a svolgere questa funzione.